Ciao a tutti, per la ricetta di oggi mi sono ispirata innanzitutto al periodo natalizio e precisamente a una delle mie torte preferite in assoluto, il ciambellone all'arancia sofficissimo, profumatissimo e senza burro, con una delicata glassa all'arancia e mandorle ricoperte di cioccolato fondente come decorazione. Farà andare subito le vostre papille gustative in visibilio. Il gusto è delicato, ma con le note dell'arancia belle intense e una carica di vitamina C non indifferente, perfetta per questo periodo per quando si vuol fare una colazione sana, genuina e ricca di gusto, senza sentirsi appesantiti. Ho voluto cogliere subito l'occasione per mostrarvi quanto è bello inzuppare la fetta nel cappuccino e per farvi vedere quanto è buona facendovi vedere quanta già ne manca, praticamente finita in un lampo. Poi ne ho subito approfittato visto che sono arrivate le deliziose e sane arance di Villa Cidro, le arance sarde appunto con la buccia edibile, un profumo e un gusto che non vi dico. Paradisiaco, veramente una delle mie colazioni preferite e penso si possa percepire anche dalla mia espressione del viso, così soddisfatta e radiosa. Chi ben comincia è già a metà dell'opera, no? Ma ora bando alle ciance, ho parlato anche fin troppo e vi elenco subito ingredienti e procedimento. In una ciotola andremo a versare 3 uova a temperatura ambiente con 200 g di zucchero. Mescoliamo bene con uno sbattitore elettrico alla massima velocità per 5 minuti. Il composto dovrà risultare chiaro e spumoso. Aggiungiamo una bustina di vaniglia in polvere e la scorza grattugiata di un'arancia bella grande. Continuiamo a mescolare, nel mentre aggiungiamo 70 g di olio di semi di girasole e alterniamo setacciandola a 300 g di farina a 160 g di succo d'arancia spremuta, nel mentre che mescoliamo sempre. Procederemo quindi così come mostrato in video, in modo tale che il composto tenga sempre la stessa e giusta consistenza. Accendiamo ora il forno e lo facciamo preriscaldare. Aggiungiamo anche una bustina da 16 g di lievito per dolci vanigliato, sempre setacciandolo, e mescoliamo ancora un po'. Ungiamo con poco olio e infariniamo uno stampo da ciambella di 24-26 cm di diametro e ci versiamo tutto l'impasto dentro, livellandolo per bene. Inforniamo quindi in forno già caldo statico sopra sotto a 180 gradi per 35 minuti circa, o comunque raggiunto questo tempo fate sempre la prova a stecchino, non si sa mai, viste appunto le diversità di ogni singolo forno. Ed eccola prontissima in tutto il suo splendore. Attenderemo un'oretta perché si freddi e poi la potremo scalzare dal suo stampo e trasferire su un piatto da portata. Io procedo in questo modo, così come vi sto mostrando in video, poi scegliete voi da quale lato vi piace di più. Arrivati a questo punto potrete decidere se glassare la torta come sto facendo io o semplicemente spolverizzarla con dello zucchero a velo. Ora vi spiego come ho fatto la glassa. Semplicemente ho versato in una ciotolina a 125 g di zucchero a velo, ho spremuto un'arancia e ne ho ricavato 6 o 7 cucchiaini, ma questi 6 o 7 cucchiaini li ho aggiunti piano piano nel mentre che mescolavo, così come potrete appunto notare anche dal video. In questo modo, per renderci più conto ecco, della giusta consistenza. Ecco, vedete, dovrà essere appunto così. La versiamo su tutta la superficie facendola colare un po' ai lati per creare una sorta di disegno decorativo e tutto attorno aggiungiamo le buonissime mandorle ricoperte di cioccolato fondente che io ho tagliato a metà per starci meglio. Ho aggiunto anche la polverina rilasciata dopo il taglio e qualche pezzetto di scorza d'arancia.
E voilà, la torta è così pronta per essere gustata, ma non è una meraviglia? Cosa ne pensate? Io ne vado matta, è soffice soffice con un buon profumo che veramente ti fa andare in un brodo di giuggiole. Perfetta a colazione, ma anche a merenda con un buon tè. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!